Ciao a tutti, benvenuti su Mintitaro. Oggi vediamo insieme carta per carta un mazzo che ho comprato qualche settimana fa e che è molto particolare perché integra la simbologia dei Rider-Waite-Smith con quella dei tarocchi di Marsiglia. A dopo! Ed eccoci qui, questo è il mazzo che voglio mostrarvi oggi, si chiama Les Tarot de Marseille Waite e è francese, di una casa di produzione francese, Edition Trajectoire. L'autrice è Emmanuelle Iger, spero di pronunciarla bene, e Alice Laverty, ma non sono sicura della pronuncia ovviamente. E è un mazzo che appunto, come ho detto nella introduzione, racchiude le simbologie di entrambe le impostazioni, quella marsigliese e quella del Rider-Waite-Smith. Questa è la scatola, questa qua, rigida, con la base verde e la copertina nera. Non costa tanto, 24 euro l'ho pagata, appunto. E praticamente cosa fa? Usa i disegni, la simbologia del Rider-Waite-Smith per gli arcani minori e la simbologia dei marsigliesi per gli arcani maggiori. Vedremo che poi, secondo me, è un pochino più prevalentemente Rider-Waite-Smith che marsigliese. Dentro la scatola trovate, oltre al mazzo, questo sacchettino nero che io non utilizzerò perché è puro acrilico e non mi piace molto in generale, a prescindere. C'è chi preferisce appunto tessuti naturali per raccogliere le carte, però io in generale soprattutto non mi piace proprio come la sensazione che mi dà le mani. E poi questo libricino che è in inglese e in francese, quindi non lo avete in italiano e avete l'introduzione dove spiega la motivazione, che basicamente è quello perché la motivazione è dovuta al fatto che preferivano gli arcani maggiori dei marsigliesi e gli arcani minori dei Waite, dei Rider-Waite-Smith, per questo hanno unito i due sistemi e l'artista appunto è Alice Laverty e poi avete dei brevi significati per ogni carta, sia arcano maggiore che arcano minore, con il simbolo di ogni arcano, c'è una micro icona per ogni arcano. E poi due esempi di stese con una carta per posizione, una per la relazione, una per capire dove si sta andando praticamente. E poi niente, poi la parte in inglese. Dunque, le carte sono queste, hanno una classica, come si dice, sono grandi, diciamo, come di solito sono i tarocchi, quindi una spanna, insomma, circa una mano. Questo è il dietro, è molto bellino. In generale il lavoro artistico è fatto veramente molto bene perché non ho capito se l'hanno fatto con dei pennarelli e degli acquerelli, ma sono molto belli e riprendono diciamo un po' lo stile delle maioliche francesi medievali e rinascimentali, quindi vedrete delle figurine molto aggraziate. Adesso ve lo faccio vedere carta per carta. Utilizziamo questo come base. Iniziamo dagli arcani maggiori. Questo è il matto. Vedete queste figurine delicate.
questo è il mago, il bagatto. Vedete che in questo mazzo i nomi, se ci sono, vengono messi in cima alla carta e i numeri in basso. Questa è la papessa, che appunto riprende un pochino più i tarocchi marsigliesi. Sono dei colori molto delicati. Questa è l'imperatrice, l'imperatore, il papa. Ovviamente tutti i nomi delle carte sono in francese. L'innamorato, il carro. Quindi sì, gli arcani maggiori in generale sono un pochino più meno ricchi di simboli rispetto ai Rider-Waite-Smith, perché appunto gli autori scrivono nell'introduzione che preferivano la semplicità e il potere evocativo degli arcani maggiori dei marsigliesi. Però questa è l'eremita, però qui volevo farvi vedere che comunque hanno mantenuto l'ordine degli arcani del Rider-Waite-Smith, cioè la forza è il numero 8 e la giustizia è il numero 11, mentre i veri marsigliesi hanno la forza al numero 11 e la giustizia al numero 8. Per questo dico che fondamentalmente è più vicino ai Rider-Waite-Smith che ai tarocchi di Marsiglia. Questa è l'eremita. La ruota della fortuna, la giustizia che appunto è il numero 11, l'appeso, la morte che è più simile ovviamente a quella dei marsigliesi perché non ha il cavallo, non ci sono tutti quei personaggi tipo il vescovo eccetera. La temperanza, il diavolo, la torre, la stella. Vedete qui si vede un po' il lavoro che hanno fatto con i colori e le varie sfumature. Sono bellissime queste figurine molto pallide, sembrano dei fantasmini. La luna, il sole, questo è simile ai marsigliesi perché ci sono due gemelli invece che un solo bambino su un cavallo bianco, come nel Rider-Waite-Smith. Qui abbiamo il giudizio e qui abbiamo il mondo. Questo secondo me è un mazzo che se vi piace un po' mantenere, utilizzare la simbologia del Rider-Waite-Smith, però avere questa ambientazione un po' rinascimentale, tipica dei marsigliesi, ecco questo è un buon connubio. Adesso iniziamo con i minori, i denari, questo è l'asso, questo è il 2. Vedete, praticamente cioè, è la stessa identica simbologia del Rider-Waite-Smith. Molto simile almeno. Questo è il 4. 5. 6. È identica basicamente. Questo è il 9,
10. È, volendo, un pochino meno ricca simbologia dei minori rispetto a Rider-Waite-Smith, perché per esempio nel 9 manca dei dettagli, mancano tipo la lumachina, queste cose qua che comunque hanno un significato nel Rider-Waite-Smith, ma comunque non importa. Questo è il paggio, il cavaliere, la regina e il re, che ha un'espressione curiosa questo re. E adesso vediamo i bastoni. Questo è il 2. Questo è il 4. 5. 6. Vedete come sono simili al Rider-Waite-Smith gli arcani minori. 7. 8. 10. È uguale, basicamente. È lo stile un po' diverso, ma insomma, questo è il paggio, anche le figure hanno più o meno lo stesso linguaggio corporeo dei marsigliesi. Questo è il cavaliere che ha lo stesso moto. La regina, manca purtroppo il gatto nero dei Rider-Waite-Smith. Vi dicevo, scusate prima, hanno lo stesso linguaggio corporeo dei Rider-Waite-Smith. E questo è il re dei bastoni. Poi abbiamo le coppe. Questo è l'asso, il 2. Questo 3 è bellissimo secondo me. Sembrano 3 ancelle che portano da bere. Questo è il 4. 5. Questo è il 7, dove l'uomo che sogna è in bianco invece che in nero. Questo è l'8 di coppe. 9. E il 10 è la classica sempre famigliola con l'arcobaleno. E questo è il paggio. Cavaliere, la regina di coppe e questo è il re di coppe, sempre sul mare. Vedete che i titoli dei personaggi sono appunto sempre in cima in francese. E adesso abbiamo l'ultimo seme, che è quello delle spade. Questo è l'asso, il 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, dove la coperta è semplicemente blu senza segni zodiacali o fiori. E questo è il 10 di spade, comunque sempre l'alba qui in fondo. E poi abbiamo il paggio, il cavaliere, stessa posa del Rider-Waite-Smith, stessa più o meno posa della regina di spade nel Rider-Waite-Smith, e questo è il re di spade.
Quindi, riassumendo, è un mazzo fatto molto bene, la carta è veramente buona, ben plastificata, non è rigida, è flessibile, ma proprio al tatto si vede che dà una bella sensazione sotto le dita, si mischiano facilmente. Sono un po' grandicelli rispetto a quelli che uso di solito io, ma questa diciamo è la taglia normale di un mazzo di tarocchi solito. Ehm, Sono dei colori bellissimi, lo stile mi piace molto con queste figurine pallide, flessuose. Vedete questa dell'otto di spade molto carina, con questo velo sopra la testa. Sono tipiche appunto del Rinascimento francese, delle maioliche, e sono veramente molto belle. Dunque, basicamente i minori sono identici come simbologia principale ai Rider-Waite-Smith e quindi potete utilizzarli se non vi piace utilizzare mazzi come marsigliesi che appunto hanno solo simboli e non scene negli arcani minori. Per quanto riguarda i maggiori, sì, sono più vicini ai marsigliesi, ma poi non tanto in quanto l'ordine è quello dei Rider-Waite-Smith con la giustizia al numero 11, la forza al numero 8, mentre nei marsigliesi appunto la giustizia al numero 8 e la forza al numero 11. Per il resto sono molto simili, forse più al marsigliesi, per il semplice fatto che hanno meno simboli rispetto appunto al Rider-Waite-Smith. Ve li consiglio, a me piacciono molto, se vi piace appunto avere questo, magari vi piace la simbologia dei Rider-Waite-Smith, ma non lo stile un po' Art Nouveau, vi piace più quello tipo medievale rinascimentale, allora vi consiglio questo mazzo che hanno fatto secondo me un bel lavoro nel integrare entrambi i sistemi in un unico mazzo di carte. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere nei commenti. E se non vi siete iscritti vi invito a iscrivervi al canale per non perdere i prossimi video e a mettere il like al video. E noi ci vediamo presto. Ciao!